chi si fosse perso qualche episodio precedente, in questo momento sono a Dover e andrò verso Canterbury. In questo episodio vedrete una splendida cattedrale, la cattedrale appunto di Canterbury, e scoprirete dove si può dormire in tenda vicino a Bristol. The cathedral? Yeah, but where is the center? The centre? Come out here, turn left. Now turn left? Yeah, turn left Okay. here. You'll see the bus station in front of you. Okay. The city centre's just the other side of the bus station, so Okay. you'll see the city walls. Thanks. Okay. Stavamo ridendo perché inizialmente mi aveva dato delle indicazioni per la cattedrale dal centro, ma io non sapevo dove era il centro. Ho trovato un posto dove parcheggiare proprio vicino al citato centro. A quanto pare si stanno già preparando per Natale, Canterbury. L'atmosfera niente male per essere in un paesino. Mangia male all'inglese. Ovviamente era una battuta, però devo dire che in Inghilterra non ho mai mangiato particolarmente bene. Oserei dire che la cucina non è il loro forte. Dopo aver vissuto un po' il mercato natalizio e il piccolo centro di Canterbury, mi sono diretto verso la cattedrale. La cattedrale di Canterbury mi ha sempre affascinato, da quando tra l'altro ho letto anche un libro dove si parla di un terribile incendio in questa cattedrale. Successivamente, studiando un po' di storia, ho scoperto che effettivamente nel 1174 questa cattedrale è stata in gran parte bruciata per essere ricostruita in stile gotico. Questa bellissima porta di accesso allo spazio della cattedrale è stata costruita dopo, nel 1500. Ben 17 pounds per vedere la cattedrale Canterbury, che come vedete la sua famosa facciata è in ristrutturazione. Guardando questa navata quanto è bella, non posso che essere contento di essere entrato. Anche questa parte dove si trova l'altare è davvero particolare. Devo dire che dentro è molto molto bella, proprio è un po' diversa anche da tutte le altre chiese che ho visto. Questa dovrebbe essere la parte della cattedrale dove è stato assassinato proprio Thomas Becket.
Avevo visto che per arrivare a Bristol avrei dovuto metterci al massimo 4 ore, quindi sono partito alla fine da Canterbury troppo tardi. Inoltre, a causa del traffico e la mia avversione all'autostrada, ci ho messo davvero un sacco di tempo, soprattutto per oltrepassare Londra. Come vedete, qui che sono oltre Londra, sotto Swindon, la situazione è molto desolata, il che mi permetterà forse di recuperare un po'. Anche se ormai non manca molto a Bristol e quindi non posso recuperare molto. È già molto tardi e per il check-in all'ostello devo arrivare prima di mezzanotte. Ragazzi, il semaforo più lungo della storia. Sarà 5 minuti che sono qua. È incredibile. A Mopo ha fatto in tempo a scaldarsi e poi raffreddarsi. Abbiamo scoperto che è rotto, quindi si passa. Ci sono altre macchine dietro a me e ognuna stava tranquillamente ad aspettare. Io dopo appunto 5 minuti ho fermato l'unica macchina che proveniva in senso contrario e così siamo riusciti a capire che il semaforo era rotto. Se fosse stato per le altre auto dietro a me sarei ancora fermo allo stesso semaforo. Devo dire che noi italiani perdiamo la pazienza molto più facilmente rispetto agli inglesi per queste cose. L'arrivo nei pressi di Bristol non è dei migliori perché inizia a piovere davvero parecchio. Arrivato a Bristol, l'ostello non mi farà entrare per soli 5 minuti di ritardo, anzi, forse molto meno. Visto che non c'è modo di entrare all'ostello, vado un po' fuori Bristol e su una stradina trovo una piazzola dove fermarmi. Sfortunatamente, da una forte pioggia si trasformerà in una vera e propria bufera d'acqua e vento. Era difficile montare la tenda in quelle condizioni e alla fine ho finito per bagnarmi completamente. Fortunatamente c'era un ragazzo con un caravan che mi ha dato una mano, soprattutto coi picchetti, perché i miei picchetti non riuscivano a penetrare abbastanza bene nel terreno duro e a tenere ferma la tenda dal vento forte. Dopo una ventina di minuti di lotta contro il vento e la pioggia, siamo riusciti a montare la tenda. Se stai guardando questo video, grazie ancora per l'aiuto. Ma ho comunque passato 3 ore della notte completamente vestito perché non potevo prendere niente dalla moto senza bagnarmi. Comunque anche questo episodio è giunto al termine. Nel prossimo episodio andrò a vedere delle rocce molto pesanti. Avete capito dove andrò? Se sì, scrivetelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e se vuoi continuare a essere aggiornato su questa avventura, iscriviti e attiva la campanellina. Come al solito, io vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.